Salve ragazzi, benvenuti o bentornati su Miss TV. Io sono Queen of Mischief e oggi andiamo a parlare di una serie TV che ha fatto molto rumore qualche mese fa. Andremo a vedere cosa ha funzionato e cosa invece no. Io personalmente sono una grandissima amante del genere fantasy e non potevo lasciarmi sfuggire la serie evento di Netflix iniziata nel 2021. Un mondo incantato, l'intramontabile fascino del male sul bene, un'improbabile eroina e un generale dal cuore tormentato. Sto parlando di Tenebre e Ossa. Ispirato ai romanzi del Grishaverse scritti da Leigh Bardugo, anche autrice di Sei di Corvi e Il Regno Corrotto, Tenebre e Ossa ci catapulta nell'immaginario mondo di Ravka, ispirato alla Russia zarista, in guerra civile da anni e minacciato dalla Faglia d'Ombra, un luogo in cui l'oscurità è reale ed è piena di mostri. La Faglia fu creata secoli prima da un Grisha, l'eretico nero, assetato di potere. E la leggenda dice che soltanto un'evoca luce può distruggerla, ovvero un Grisha capace di evocare la luce del sole. Peccato che l'evoca luce sia soltanto appunto una leggenda, o almeno così tutti credevano. Alina Starkov è una giovane cartografa che durante un viaggio all'interno della Faglia scopre di poter evocare la luce del sole. Spaventata dai suoi nuovi poteri e braccata da chi già la teme, la sua vita avrà una svolta ancora più inaspettata dopo l'incontro col generale Kirigan, un evoca ombre al servizio del re che discende proprio dall'eretico nero. Tutti hanno i propri segreti e Alina sta per entrare in un gioco di potere in cui Kirigan ha un ruolo fondamentale. Malgrado le premesse così accattivanti, la serie ha diversi punti deboli, dovuti principalmente al crossover, se così lo vogliamo chiamare, con la dilogia di Sei di Corvi. Non tutti sanno infatti che i Corvi di Ketterdam appartengono a una storia diversa rispetto a quella di Alina e Kirigan, che si svolge secoli e secoli dopo la loro, il che ovviamente pone un grosso problema: far interagire personaggi che nel canone non si sono mai incontrati. Se la prima stagione si concentrava di più sulla storia di Alina e del generale, anche chiamato l'Oscuro, lasciando quindi i Corvi a se stessi e con una caratterizzazione non particolarmente dettagliata, la seconda invece, uscita quest'anno a marzo, fa esattamente il contrario. Infatti i Corvi quasi conducono le danze e lasciano Alina e il generale in un angoletto e con una storia non proprio sviluppata a dovere. Problema dovuto anche al fatto che hanno voluto unire due romanzi in una stagione sola. I personaggi di contorno non vengono particolarmente indagati e soprattutto Nikolai Lantsov rimane un po' in disparte, il che è un gran peccato. Come nella maggior parte delle serie young adult fantasy, la protagonista è proprio il problema principale, che si trova perennemente incastrata nell'eterno triangolo d'amore tra il miglior amico di una vita e il bello e dannato, e risulta anche abbastanza insipida e poco accattivante. Paradossalmente, il personaggio più interessante del suo filone è proprio l'Oscuro, che però viene, perdonate la battuta, messo in ombra dal perenne buonismo di una protagonista che proprio non ne vuole sapere di vedere le cose dal suo punto di vista. Malgrado gli attori siano stati molto bravi e abbiano un'ottima chimica, è proprio la scrittura dei personaggi che impedisce loro di avere un vero dialogo, di modo che lei sia perennemente coi paraocchi e lui invece cerchi in qualsiasi modo di farsi ascoltare. Il risultato? Lei finisce per essere odiosa e lui finisce per avere la maggior parte della nostra simpatia. Dopotutto non proviamo pena per il carnefice, ma per la strega che viene bruciata sul rogo? Voto personale 7. Faccio una media tra le due stagioni, visto che la prima mi era piaciuta veramente tanto. Per quanto riguarda la seconda, diciamo che a parte qualche grosso buco di trama dovuto al fatto dei libri di cui parlavo prima, rimane una serie godibile. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di iscrivervi a Wikos, di mettere mi piace e di farmi sapere se vi è piaciuta questa serie oppure no. Fatemi anche sapere se magari vi piacerebbe sentire la mia in un confronto tra i libri e la serie. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief e ci vediamo al prossimo video.